Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale e benvenuti in questo nostro nuovo video. Parto subito col farvi una domanda. Quante volte ci è capitato, soprattutto negli ultimi anni guidando il nostro mezzo, di renderci conto che è sempre più presente accanto a noi la mano dell'elettronica, da pensare non solo come sistemi elettronici, ma tutto quello che prima era gestito dalla meccanica o personalmente direttamente da noi, adesso se ne occupa lei. Bene, e questa filosofia l'ha sposata in pieno Honda, che nel tempo ha sempre di più voluto affidarsi a un'ottima e impeccabile elettronica per la gestione di tanti aspetti, come può essere quello del gas, non più diretto, come può essere la trasmissione e quindi non più un cambio manuale, ma appunto il suo famigerato e famosissimo Dual Clutch Transmission, e quindi in questo caso andare a parlare insieme di quello che è un po' un mezzo che riesce a racchiudere tutto questo. Bene, è stata presentata già da un po', sono passati alcuni mesi, noi oggi finalmente, grazie allo store Honda Z Bari Store, rivenditore ufficiale, abbiamo la possibilità di poter parlare insieme a voi di Honda Forza 750. Bene, come consuetudine partiamo subito dall'anteriore. Come avrete potuto notare mi sono occupato di portare già tutto l'impianto elettrico in accensione, proprio per mettere in risalto quelle che sono le linee di questo modello, che ricordiamolo va a sostituire il precedente, che non era appunto Forza, ma era Honda Integra 750, un modello che purtroppo, ci dispiace dirlo, non ha avuto il successo che avrebbe potuto e ci si aspettava da un modello del genere e da tutta la tecnologia che esso portava. Quindi Honda appunto decide di cambiare nome, riutilizzando un iconico modello di 20 anni fa commercializzato in Giappone, ricambiando e riformulando quelle che sono le linee di un super maxi scooter, come in questo caso lo è lui, e soprattutto apportando e mantenendo tutto quello che di buono c'è in casa Honda. Ora, guardando l'anteriore possiamo subito notare una particolarità, ovvero qui abbiamo adottato su questo modello un raggio, un polliciaggio ampio, ben 17 pollici per l'anteriore, gommato 120-70, in questo modello Bridgestone. Nella parte più alta invece possiamo notare come l'estetica di tutto lo scooter, questo Big appunto, vada un attimino a riprendere quelle che sono le linee di una super sportiva piuttosto che un normale scooter. Non a caso notiamo tutte le geometrie spostate e tese verso l'anteriore, come voler aggredire tutto quello che è il comparto tecnico e di sospensioni nella parte anteriore del nostro scooter. In questo caso Showa a steli rovesciati da 41 mm, mentre il disco a 4 pistoncini Nissin su appunto diametro di 310 mm. Adesso spostandoci nella parte appunto di 3/4 è molto bello notare come le linee dello scudo siano veramente tese e vengano messe in risalto da questa colorazione opaca che sicuramente riesce a dar risalto a un'altra innovazione portata in questo modello, ovvero delle pedane molto più ampie che permettono quindi una duplice posizione della pianta del piede sia in una zona più confortevole, come può essere quella alta in questo caso, quindi classica da grande scooter, che invece una posizione più arretrata vicino appunto a quella, al posizionamento, alla presenza qui del carter, che sicuramente irrigidisce la presenza del Centauro sopra la sella del suo maxi scooter. Alzando poi lo sguardo sulla vista sempre laterale di Forza 750 notiamo sicuramente un'ampia sella ben sagomata che garantisce una confortevole abitabilità anche per 2 occupanti. Il cavallo, non molto pronunciato ma soprattutto rastremato, permette al nostro Centauro di poter trovare una facile posizione di guida in sella al suo mezzo. Ora andiamo ad analizzare un attimo quella che è l'impostazione rispetto alle sue cugine, che in questo caso, ricordiamolo, sono Honda 750 NC nelle varianti X e altre, come anche Honda XADV, appunto progetti sviluppati con buona della loro componentistica in comune, partendo principalmente da telaio, motore, trasmissione. Cosa cambia in questo modello?
Qui abbiamo sicuramente un'impostazione molto più turistica, votata al comfort e quindi, come vi dicevo prima, grazie al posizionamento e l'organizzazione differente delle pedane, riusciamo ad avere un'impostazione molto più confortevole, molto più comoda, quindi che non andrà ad affaticare nei nostri trasferimenti. Ricordiamolo, essendo comunque un maxi scooter, nulla ci vieta a poterci tranquillamente dedicare a trasferimenti extraurbani. Dal punto di vista della guida andiamo adesso ad analizzare quello che è il nostro punto di vista, ovvero di chi sale a bordo di questo Forza 750. Beh, sicuramente i satelliti, la disposizione dei pulsanti, l'ampia superficie di parabrezza non regolabile ci permette di avere un'ottima protezione dai flussi aerodinamici grazie anche a questo scudo molto pronunciato, insieme, come dicevo prima, ad un'organizzazione logica e razionale di quello che sono i principali comandi che andremo ad utilizzare durante i nostri trasferimenti a bordo di Forza 750. Capitolo elettronica, quello che è stato appunto l'inizio di questo video. Ben 3 le mappature presenti all'interno di Forza 750, più una quarta, quella individuale, che ci permette di poter settare a nostro piacimento quelle che sono le risposte di ABS, traction control, risposta dell'acceleratore, ride by wire, quindi ricordiamolo elettronico, e tutto appunto quello che è il funzionamento generale della nostra Forza 750. La comunicazione delle nostre informazioni avviene attraverso uno schermo TFT da 5 pollici, anch'esso rinnovato e di facile lettura. Ecco, come potrete vedere in questo caso l'organizzazione, come casa Honda assicura sempre, è molto razionale, logica e di facile lettura. Troviamo nella parte alta a sinistra ovviamente l'indicatore dei giri, con l'inizio della zona rossa a 7000. Al centro ben leggibile la velocità che stiamo percorrendo e poco sotto ecco a trovare l'indicatore di carburante del nostro serbatoio, in questo caso di capacità di 13,2 litri. Nella parte alta destra, come possiamo notare, invece ci viene comunicato tutto quello che concerne la risposta elettronica di cui vi parlavo prima. Le mappature appunto 4, standard, rain, user, quindi quella individuale, e sport. Come avrete potuto notare sono 4 i differenti settaggi su cui ogni modalità di guida va ad intervenire calibrando l'invasività più o meno presente di questi funzionamenti. Sotto l'indicatore della marcia inserita e poi troviamo le canoniche informazioni di bordo durante i nostri trasferimenti, ovvero un consumo medio, il consumo istantaneo e quello che è banalmente la data, il mese e l'anno riportato durante il nostro trasferimento. Bene, metto il cavalletto, posiziono in una comoda, ecco, e salda appunto posizione di parcheggio il nostro Forza 750 per parlarvi un attimino di quello che è il cuore pulsante, che secondo il mio parere non va limitato con la descrizione di quello che è il motore, ormai il più che famoso bicilindrico da 740 cm3, singolo albero di trasmissione, 8 valvole e raffreddamento a liquido, ma anche in sinergia con quello che è l'altro aspetto molto importante di questo mezzo. Così come su XADV ed NC750X abbiamo il famosissimo cambio automatico a doppia frizione Dual Clutch Transmission di Honda, che permette, bene sì, la gestione manuale del cambio di marcia attraverso il satellite destro accanto al nostro acceleratore, ma anche un'erogazione automatica e una cambiata automatica delle marce senza andare appunto a intervenire manualmente, come avevo introdotto inizialmente, la gestione al nostro rider, e in questo caso il tutto verrà svolto in maniera automatica. Adesso parliamo un po' di dati. 58 i cavalli sviluppati da questo bicilindrico, 69 Nm di coppia, la massima possibile da raggiungere. Il tutto rispettando le normative Euro 5 per un propulsore che riesce tranquillamente e agilmente a spostare ben 235 kg di peso complessivo di questo mezzo. Bene ricordare come, nonostante le prestazioni e i numeri siano molto alti, molto bassi invece sono quelli dei consumi, che riescono tranquillamente ad attestarsi intorno ai 25-26 km per un litro di carburante. Bene, piccolo stop tecnico, abbiamo ruotato
Forza 750 per darvi appunto la possibilità di poterlo vedere meglio anche nel suo 3/4 posteriore e in ciò che è appunto la linea anche di questo codone molto profilato. Bello vedere in risalto questo scarico importante che, come vi invito già da adesso, andate a sentire nell'altro nostro video dedicato come suona questo bicilindrico e questo terminale, appunto chiuso nella parte finale più appuntita dalla classica luce utilizzata, che va un attimino a riprendere quelle che sono le canoniche linee e forme, geometrie utilizzate da Honda per comporre la parte finale. Quindi appunto linee molto taglienti, votate e confluenti tutte quante in un unico punto ipotetico centrale, e qui sotto subito il portatarga non molto massiccio, anzi anche questo abbastanza snello nelle linee, e questo forcellone qui ben in risalto accanto alla pinza singola su disco singolo, appunto di tutto quello che riguarda il gommone posteriore, in questo caso non da 17 pollici bensì da 15, con una gommatura bella più cicciotta e importante, 160. Bene, questo video sta volgendo al termine. Voluta però è stata l'intenzione, ci tengo a precisare, di non voler darvi tutte le tante informazioni presenti di questo mezzo, in quanto l'intento è quello di invitarvi ad andare a leggere l'articolo sul nostro sito www.wedrive.tv per sapere quindi informazioni quali colorazioni, dati tecnici, prezzi, accessori, allestimenti. Io non posso far altro che ringraziare in primis voi per aver visto questo video, chiedervi, nel caso in cui vi fosse piaciuto, di lasciare un bel like allo stesso, magari parlarne insieme, commentare un po' questo Honda Forza 750, mezzo molto particolare presente sulle nostre strade italiane ed anche europee, e soprattutto ringraziare il nostro concessionario Honda Z Bari Store per averci dato la possibilità ancora una volta di poter parlare e chiacchierare con voi su un mezzo molto particolare. Ovviamente inutile anche dire che siamo presenti su tutti quanti i social possibili e immaginabili: YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Twitter, TikTok. Questo video adesso è realmente finito, io non posso far altro che ringraziarvi per l'ultima volta e salutarvi al prossimo appuntamento a due ruote.